Ciao, vediamo come creare un effetto tipografico alternativo, magari utilizzabile per un poster o per una grafica pubblicitaria, con Adobe Illustrator. Sono pochi semplici passi e sono in realtà una tecnica fatta di due passaggi, molto utile. Vediamolo insieme. Per prima cosa adottiamo un font che sia sans serif, quindi senza grazie, ad esempio Open Sans, tipologia bold. Ok? Bene. Andiamo a scrivere la nostra parola che poi andremo a effettare, quindi alla quale andremo ad applicare un effetto successivamente. Assicuriamoci di scrivere la parola interamente in maiuscolo, dopodiché la andremo ad ingrandire. O la selezioniamo e col tasto maiuscolo e il clic del mouse la andiamo a trascinare, oppure semplicemente possiamo dargli una grandezza con la dimensione dei caratteri. Assicuriamoci di fare una copia del nostro livello, o lo selezioniamo e lo trasciniamo qui, facciamo un copia livello, oppure selezionato questo livello, CTRL-C, CTRL-F. Nascondiamo il livello originale, con il livello copiato selezionato andiamo a espandere bordi e interni, quindi a tracciarlo. Infatti se clicchiamo col tasto A avremo visibili tutte le ancore, quindi abbiamo il testo tracciato, non è più editabile, e quindi un livello tracciato vettoriale. Bene, questo è il primo step, dobbiamo andare a selezionare soltanto le ancore e quindi soltanto i punti che ci interessa per la nostra modifica, vale a dire dobbiamo allungare le lettere, quindi ci spostiamo nella parte bassa delle lettere, andiamo però una alla volta, ci spostiamo nella parte bassa della L e poi trasciniamo giù, ci spostiamo nella parte bassa della I, clicchiamo e trasciniamo giù. Con le guide sensibili manteniamo sempre l'allineamento verticale e orizzontale rispetto alla lettera che stiamo spostando, quindi allungando, rispetto alle lettere vicine. Per quanto riguarda le lettere circolari facciamo molta attenzione, perché nel caso della O, per quanto riguarda il font Open Sans, il tracciamento non prevede tutti i punti corrispettivi da un lato e dall'altro, infatti qui mancano due punti, qui ci sono 1 e 2 e qui non ci sono, quindi la prima cosa andiamo ad aggiungerli o con il tasto penna o con il pulsante penna, oppure con il pulsante più da tastiera avremo la stessa cosa. Cerchiamo di aggiungere un punto esattamente, comunque più esattamente che possiamo, in corrispondenza dei due punti laterali 1, 2, 3 e 4. Andiamo a vedere che cosa succede invece. Qui ce l'abbiamo, qui ce l'abbiamo ed eccola qui, perfetto. E a questo punto andiamo a fare la selezione in basso e trasciniamo giù. Naturalmente noi possiamo decidere anche di andare a modificare questa lettera in modo da renderla esattamente della stessa larghezza sia nella parte superiore sia nella parte inferiore, aiutandoci magari con delle guide e quindi tracciando dei righelli verticali. Ma diciamo che per il momento a noi sta bene anche in questo modo. Per quanto riguarda la N, andiamo invece a selezionare determinati punti specifici che possono essere appunto selezionati con tasto sinistro del mouse e tasto maiuscolo da tastiera. Eccoli qui. Dopodiché andiamo a spostare giù. Con la guida sensibile ci fermiamo alla fine in corrispondenza della fine delle altre tre lettere. Questa N è da modificare in questo modo. Bene, abbiamo allungato la nostra lettera, ma il nostro lavoro non finisce qua. Ecco il secondo step. Innanzitutto andiamo a nascondere le guide, dopodiché selezioniamo tutto, il nostro tracciato, perché ricordiamo le lettere le abbiamo tracciate, andiamo su Oggetto, Distorsione involucro, Crea con trama. Ora, qui possiamo creare questo, diciamo, si chiama una trama involucro,
che corrisponde sostanzialmente a una sorta di ragnatela. Questa ragnatela, questa rete, questa griglia di punti ci permette di andare a modificare soltanto alcune parti di questo intero tracciato, quindi soltanto alcune parti definite di questo lettering. Per esempio possiamo andare a ondeggiare alcune parti di questo lettering. Vediamo come. Innanzitutto, più sono le righe, più sono le colonne, maggiore è la possibilità che noi abbiamo di dettagliare le parti di modifica di questo lettering. Ad esempio 8 righe, 8 colonne è un buon numero per andare a modificare nel dettaglio, quindi aumentare i dettagli di modifica di questo lettering. Vediamo nell'anteprima, ecco questo è il risultato della trama, diciamo così, ricca di punti per poter modificare, di cui parlavamo. Bene, a questo punto con la selezione rapida, cliccando A da tastiera, andiamo per esempio a selezionare soltanto questa particolare parte del lettering, quindi questa striscia. Ed ecco che, avendo selezionato solo questa striscia, se io vado a spostare verso destra questa parte, si muoverà soltanto questa parte. Con il tasto selezione diretta sempre selezionato, vado a selezionare soltanto questa parte di lettering, dopodiché mi sposto magari verso sinistra. Bene, naturalmente le modifiche che possiamo fare sono infinite e le possiamo fare a seconda della nostra esigenza, spostandole solo da un lato, spostandole dall'altro. Naturalmente ricordiamoci sempre di selezionare la parte che ci interessa. Naturalmente le modifiche che possiamo applicare sono innumerevoli, ecco perché la nostra scelta è sempre, come dire, dettata dalle nostre esigenze. Una volta che abbiamo ottenuto la nostra figura con l'effetto desiderato, selezioniamo di nuovo il tutto e possiamo tracciarlo di nuovo, come abbiamo fatto all'inizio. Dopodiché lo possiamo esportare con esporta selezione. Gli diamo il formato PDF in modo da mantenere la vettorialità dell'effetto e quindi la scalabilità del file all'interno di un'interfaccia di lavoro e andiamo a esportare la risorsa dandogli poi un titolo. Grazie, ciao e al prossimo video!